Bene amici, eccoci qui con un nuovo video, il mio primo video del 2023 e lo facciamo con una scheda inverter Dual LG. Bene, partiamo subito con alimentazione che, come possiamo vedere, ci sono già i cavetti collegati e possiamo identificare sempre l'alimentazione dal fusibile, ma sulla PCB solitamente c'è sempre scritto LN, quindi dove va collegata la 220 volt. Qui abbiamo il pin della massa, abbiamo poi la parte di filtraggio dove vediamo questa bobina, i due condensatori da protezione di corrente di ritorno. Subito dopo abbiamo un relè con una resistenza da 30k e questi due cavetti che fanno parte del reattore. Il relè serve come protezione sulla DC Link. Se dovesse andare in corto qualcosa sulla diretta corrente, il relè si apre e va in protezione da parte DC. Da questo lato abbiamo la parte di potenza, abbiamo doppio diodo, ponte raddrizzatore, MOSFET e IPM, modulo di potenza intelligente. Abbiamo due condensatori che fanno parte sempre della parte di potenza, poi abbiamo un oscillatore qui che insieme a un altro ponte diodo alimenta sia questo oscillatore che quest'altro oscillatore. Sono due oscillatori, uno di cui ha il trasformatore, poi subito dopo il trasformatore abbiamo tre diodi in cui fuoriesce il secondario, mentre invece su questo oscillatore abbiamo una tensione DC di 72 volt che serve per il trasferimento seriale della comunicazione, e dopo andremo a vedere anche il test di comunicazione. Questo connettore va collegato il display, che è questo. Il processore va a monitorare il funzionamento della scheda e qualsiasi problema viene visualizzato sul display. Qui abbiamo un'altra schedina messa in verticale sulla scheda principale. Abbiamo due connettori per quanto riguarda le valvole di espansione elettroniche, abbiamo dei connettori per quanto riguarda le sonde, sono 4, e poi abbiamo un connettore per quanto riguarda il ventilatore. Su questa schedina abbiamo la 300 volt DC, a parte la 15 volt e la 5 volt delle sonde, la 12 volt per le valvole di espansione, la 300 volt per il ventilatore BLDC e anche la 15 volt. Qui abbiamo due relè di precarica e relè di carica. Questi due relè servono per alimentare la parte di potenza. Qui abbiamo un altro relè per questo connettore per quanto riguarda la valvola a 4 vie, la valvola di scambio. Vi ricordo che la valvola a 4 vie serve per far circolare il gas al contrario, cioè in pratica avviene uno scambio di circolazione del gas che circola al contrario e quindi le due unità si scambiano. L'unità interna chiamata evaporatore a freddo, fuoriesce aria fredda, mentre invece chiamata condensatore quando viene usata a pompa di calore, perché le due unità si scambiano, si invertono, unità esterna con l'unità interna. Ok? Bene, questo connettore serve, una volta ponticellato, fa in modo che si chiude il relè di carica e far arrivare l'alimentazione sulla parte di potenza. Di solito funziona che le due unità si scambiano la comunicazione, il relè si chiude e arriva l'alimentazione sulla parte di potenza. Mentre invece quando è alimentata sul banco senza scheda interna, come stiamo facendo in questo momento, basta fare un ponticello su questo connettore
e abbiamo l'alimentazione anche sulla parte di potenza. Se togliamo il ponticello abbiamo alimentazione soltanto su primario e secondario, ma non sulla parte di potenza, e adesso andremo a vedere. Un fattore interessante sulle schede LG, questo l'ho verificato su tutte le schede LG, possiamo fare dei test direttamente senza andare a trovare le piste, direttamente sul retro della scheda dove è stampato ad esempio test point. Qui possiamo vedere il DC link, input voltaggio, qui abbiamo il zero cross, abbiamo il VFO del PSC e il VFO dell'IPM. Qui ci sono altri test. Diciamo che su questo ci aiuta tantissimo perché possiamo fare dei test molto veloci e tramite errore di comunicazione andiamo a fare test specifico direttamente da dove è etichettato, stampato. Bene, alimentiamo la scheda e andiamo a fare dei test. Ok, diamo alimentazione. In questo momento manca sia il display che sia il ponticello sulla parte di potenza, quindi abbiamo il relè aperto e abbiamo solamente l'alimentazione su primario e secondario. Quindi andiamo a vedere direttamente l'alimentazione sul secondario. Qui abbiamo la 18 volt sul diodo D04, D05 abbiamo 5 volt, D06 abbiamo la 13 volt e quindi abbiamo tutti i voltaggi che ci servono per far funzionare la scheda. Mentre invece qui abbiamo un regolatore di voltaggio a 15 volt perché da 18 poi va regolato a 15. L'oscillatore è un TNI 289. Qui abbiamo un altro oscillatore che è l'NK304 per quanto riguarda la comunicazione. E come dicevo prima, andiamo a vedere sulla parte di potenza perché non dovremmo avere la 300 volt e infatti non ce l'abbiamo la 300 volt neanche sul ponte diodo, non abbiamo la 300 volt. Andiamo a vedere i test indicati dietro. Il VFO dovremmo avere 5 volt infatti, l'altro VFO dell'IPM 4 e 8 e va bene anche lui. Abbiamo anche TX che è la comunicazione trasmettitore, dove vediamo TX e trasmettitore, dove vediamo RX e ricevitore. Infatti se mettiamo sul RX non abbiamo niente perché è l'unità interna a mandarci la comunicazione, infatti R che sta come ricevitore. Abbiamo un'altra TX e vediamo che anche qui c'è comunicazione, vediamo l'oscillazione sul multimetro. Qui abbiamo un test del compressore current 5 volt, abbiamo il test point 5 volt, DC link input voltaggio 2,4. abbiamo anche il test del zero cross, dovrebbe essere un voltaggio basso ma abbiamo 5 volt perché la scheda sulla parte di potenza non è alimentata. Bene, andiamo ad alimentare la parte di potenza. Facciamo un ponticello sul connettore dove è indicato, il connettore è indicato con CN press, quindi andiamo a fare un ponticello qui, mettiamo anche il display
Prima di dare alimentazione andiamo a collegare il reattore su questo cavetto, altrimenti non trasferirà la linea della 220 volt sulla parte di potenza. Noi però al posto del reattore ci mettiamo una lampadina, diamo alimentazione, che si è accesa la lampadina, quindi c'è stato il click del relè di precarica, aspettiamo quello di carica. Ok, il relè di carica si è chiuso e si è aperto quello di precarica. In questo momento dovremmo avere la 300 volt sull'IPM e difatti ce l'abbiamo. Andiamo a vedere le uscite dell'IPM su UVW, che sono questi qua, che vanno collegati al compressore. 12, 12, 12, perfetto. Andiamo a vedere l'IPM sulla parte di bassa alimentazione. Questo è il GND. Sul terzo piedino la 5 volt che fa parte del VFO, mentre invece sul quarto piedino abbiamo la 15 volt. Qui abbiamo i tre condensatori di boost strip in cui servono per l'IPM 6 resistenze da 100 ohm. Abbiamo gli impulsi che arrivano dal processore. Anche se abbiamo un minimo di voltaggio, se una pista dovesse essere aperta o una resistenza alterata, avremmo un voltaggio diverso o al limite zero completamente. Quindi questi sono gli impulsi che arrivano dal processore. Per quanto riguarda la 15 volt abbiamo il diodo Zener qui, la 15 volt che abbiamo visto prima sull'IPM viene stabilizzata da questo diodo Zener, mentre invece la 5 volt che fa parte del VFO, e difatti sulla parte retro c'è anche segnato, dove sta la 5 volt c'è segnato il VFO, che è il default dell'interno dell'IPM. Diciamo che è un monitoraggio dell'interno dell'IPM se dovesse andare in corto qualcosa sulla bassa tensione. Qui abbiamo tre resistenze che sono resistenze di shunt che fanno parte del negativo dell'IPM. Viene monitorato la frequenza delle tre fasi, in milliampere viene trasferito in questo amplificatore operazionale in cui è un LM358. I voltaggi che dobbiamo avere sono su GND e VCC la 5 volt, mentre invece su out in uscita 2,5 volt il primo piedino e out l'uscita, quello che ci interessa a noi, che poi va a finire sul processore, e anche qui dobbiamo avere 2,5 volt, quindi in pratica dovrebbe essere questo piedino, abbiamo 2,5 volt che è il piedino 8 del processore. Questi ultimi test che abbiamo fatto solitamente sono l'errore del CH29 che sta come errore al compressore, cioè in pratica errore allo spunto del compressore. Da fare questi test 5, 15 e il sensore LM358. In questo caso questa scheda sta qui proprio per questo, però dai test che ho fatto è risultato tutto ok. Alcune volte anche se l'IPM risulta ok, ciò non significa che all'interno non sia guasto. In pratica un test dettagliato a 100% non si può fare sull'IPM, perché se all'interno c'è qualche problema e il problema si verifica durante
il funzionamento, e allora questo non lo possiamo vedere. Il test che possiamo vedere sul banco è il voltaggio sia in entrata che in uscita, quindi più di quello non possiamo fare. Quello che poi succede durante il funzionamento, perché poi tramite gli input che arrivano dal processore vengono trasmessi all'IPM, l'IPM ha 6 GBT all'interno che fa switchare tramite queste tre fasi una frequenza variabile, e un giorno di questi faremo un video teorico su questo. Bene, andiamo avanti. Come dicevo prima, sul connettore del ventilatore abbiamo la 300 volt, eccola lì, sul connettore del ventilatore abbiamo la 15, 5 volt del feedback e il controllo di velocità. In questo momento che è alimentato la parte di potenza, possiamo andare a fare il test sul zero cross, e difatti vediamo che adesso è di 0,78 volts, quindi 0,8, non deve superare il volt. Mentre sul DC Link prima non avevamo il voltaggio, in questo momento abbiamo i 2,6 volt. Ok, questi sono i test nel momento in cui la parte di potenza è alimentata. Bene, andiamo a vedere il test sulla valvola di espansione. Possiamo anche togliere il ponticello, non è necessario che ci sia. Quindi diamo alimentazione. Perché ogni volta che la scheda viene alimentata, la valvola di espansione si resetta automaticamente. Con questo metodo possiamo testare la valvola di espansione. Trovate come costruire il simulatore in abbonamento. Vi ricordo che l'abbonamento costa solamente €1. Bene, adesso andiamo a fare il test di comunicazione. Mettiamo un coccodrillo su N e l'altro lo mettiamo su uno dei pin della comunicazione. Questo ci sta a indicare che c'è comunicazione, l'abbiamo visto anche prima su TX con il multimetro. Il LED che si illumina in questo modo sta a significare che la scheda sta tentando di comunicare, cioè sta mandando dei pacchetti dati all'unità interna che in questo momento non abbiamo, ma comunque è programmata per mandarli lo stesso. Quindi se andiamo a mettere sull'altro pin vedremo la stessa cosa. Ok, andiamo a togliere. Allora possiamo anche vederlo con questo, che è un rilevatore di fase dell'IPM. Questo si sente anche il suono, guardate un po', l'illuminazione. Ovviamente il LED lì si illumina di più perché è un test fatto proprio appositamente per la comunicazione, ma anche qui possiamo vedere che si vede, in più si sente anche il suono. Bene, togliamo alimentazione, diamo di nuovo alimentazione, vediamo tutti insieme, però questa volta dobbiamo cambiare, visto che le valvole di espansione sono due, mettiamo i pin sull'altra valvola. Ok, a questo punto stiamo testando l'altro connettore della valvola di espansione. Mettiamo tutto in modo che si possa vedere. Ok, alimentiamo. Quella lì è la valvola di espansione, Possiamo vedere che le due comunicazioni
ci sono. Ok, togliamo alimentazione. Per quanto riguarda il test delle 3 fasi, ve lo lascio sotto in descrizione il link dove comprarlo. Bene ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su, facciamo in modo che YouTube pubblicizzi i miei video, facciamo in modo che questo canale continua a crescere. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche per quando caricherò altri video e da Mimmo Refriger questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo a un prossimo video.